In questo caso la runa che viene raffigurata in questo cerchio solare si chiama Sig, tradotta come vittoria. Non è difficile intuire che la doppia S quindi volesse dire doppia vittoria, il simbolo delle SS. Ma in questa stanza probabilmente c'era anche un grande tavolo tondo, distrutto dai nazisti durante la loro ritirata per non lasciare tracce di questo loro luogo di incontro molto segreto e particolare. Allora, grazie alla computer grafica, ricostruiamo questo tavolo e vi raccontiamo anche quali erano i significati di questo tavolo a forma di cerchio. E vediamo altri significati legati ai numeri all'interno di questa sala. Il numero 12 torna più volte in questo castello. I 12 Gruppenführer erano i 12 grandi iniziati, gli unici in grado di avvicinarsi alla conoscenza più profonda attraverso complicati esercizi di meditazione e ascesi. Questo grazie anche alla loro purezza di sangue, condizione indispensabile nella distorta visione dei nazisti per essere puri anche spiritualmente. Nella Gruppenführersaal si riunivano intorno ad una tavola rotonda a imitazione dei 12 cavalieri di Re Artù. Per ognuno di loro nel castello c'era poi una camera arredata in un determinato stile e dedicata ad un personaggio storico. Ma questi riferimenti storici non erano mai casuali. Dobbiamo ricordare che Hitler, per esempio, era convinto di essere la reincarnazione di Federico II di Prussia, uno dei più importanti strateghi del Settecento. Ma Himmler non stava sicuramente meglio. Anche lui pensava di essere la reincarnazione di un grande personaggio storico, Enrico l'Uccellatore. Fu raccontata la sua storia, pensate, in un'opera di Wagner, il Lohengrin. Wagner era idolatrato dai nazisti. In quest'opera, tra l'altro, guarda caso, si parla anche del Santo Graal. Per riportare appunto questo nuovo ordine ariano, che era semplicemente lo scopo originario della Thule, cioè riportare all'Eden ariano, l'età dell'oro, l'intera terra. Mi scusi se la interrompo, ma questi bambini che venivano battezzati, chi erano? Erano figli di SS di purissimo ceppo, dovevano certificarlo dal 1750, quindi con un albero genealogico, e dovevano essere bambini nella loro idea, che è malsana evidentemente e poco scientifica, purificati sia biologicamente sia spiritualmente, quindi entravano a far parte di un nuovo ordine, un nuovo mondo. Una follia lucida, razionale e spietata.
Stiamo per entrare nella cripta sotterranea del castello, una sala chiamata Valhalla. Nella mitologia il Valhalla era il luogo dove venivano sepolti i guerrieri morti durante le battaglie. Infatti nella sala dove andiamo si svolgevano i funerali degli ufficiali SS morti durante i combattimenti, ma non solo. Si svolgevano anche delle cerimonie molto particolari. Insomma, stiamo entrando nel cuore del nazismo esoterico, un luogo naturalmente chiuso al pubblico. Ha un'atmosfera particolare, questo suono, queste parole amplificate. A nord ci sarebbe stata la mitica terra di Thule, dove tutto avrebbe avuto inizio. Wevelburg ci dice che in fondo il nazismo operò su due livelli distinti. Una nazione con cui
troviamo a poche miglia da Glasgow, nel villaggio di Eaglesham. Era la notte del 10 maggio del 1941 e proprio nel prato che vedete alle mie spalle arrivò Rudolf Hess, paracadutandosi da un piccolo aereo che lui stesso pilotava e che precipitò a poche miglia da qui. Ma cosa spinse Rudolf Hess ad arrivare da solo di notte nel cuore del territorio nemico? Il volo di Hess rappresenta ancora oggi uno dei misteri più fitti della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso degli anni si sono fatte varie ipotesi, non ultima quella che, nonostante le apparenze e le reazioni furibonde alla notizia, Hitler non solo sapesse del piano di Hess, ma lo avesse ispirato e approvato. La Germania nazista stava infatti per attaccare l'Unione Sovietica e una pace in extremis con la Gran Bretagna gli avrebbe consentito di avere le spalle coperte, visto che il resto dell'Europa era già sotto il suo dominio. Era stata posta una targa proprio nel punto esatto dove Hess toccò terra, ma è stata rimossa anche perché numerosi nostalgici turbavano con il loro pellegrinare la pace di questi luoghi così tranquilli e isolati. Bene, torniamo alla storia, torniamo a quella sera. Rudolf Hess, caduto con il paracadute, si ferisce ad una gamba e si trascina fino alla casa che vedete alle mie spalle, chiede ospitalità. Fino a quel momento il suo piano sembra filare liscio. Si diceva lui stesse perpetrando un'iniziativa di pace. Ma come mai gli inglesi dovevano dare retta a lui e non alle offerte pubbliche di pace che aveva fatto invece Hitler? La spiegazione si può trovare probabilmente a metà strada tra la politica e l'esoterismo. Rudolf Hess faceva parte di alcuni gruppi esoterici, uno di questi si chiamava Thule e proprio a questo si dice sia dovuto l'inizio e l'organizzazione dello stesso partito nazista. Insomma, cosa voleva fare qui Hess? Hess probabilmente voleva incontrare, secondo alcuni, altri esponenti di circoli esoterici britannici e con loro cercare di mettere in piedi quell'accordo per una pace che attraverso le normali vie diplomatiche non si riusciva a trovare. Non è un caso che qui vicino sorgesse la villa di un influente esponente dell'aristocrazia inglese dell'epoca, Lord James Hamilton. Con Lord Hamilton infatti Hess voleva parlare perché attraverso di lui contava di arrivare ad altri, a Londra. Altri che condividevano le sue teorie esoteriche e razziste, secondo le quali la razza bianca avrebbe dovuto fare fronte comune contro i suoi nemici. Teorie che una famosa setta, sorta a fine Ottocento proprio in Gran Bretagna e diffusasi anche in altri paesi, aveva sempre sostenuto: la Golden Dawn, cioè l'alba dorata. Hess fu catturato ed arrestato e la sua presunta missione di pace fallì. Ma il fatto che lui fosse in contatto con importantissime personalità inglesi lo si può desumere anche da alcuni fatti che non sono stati ancora chiariti. Il primo, la propaganda inglese non sfruttò il suo arresto. Il secondo, Churchill pose il segreto di Stato sui suoi interrogatori. Terzo, tutti i documenti che riguardano questa faccenda sono stati segretati fino al 2018. Un trattamento piuttosto strano riservato sia all'uomo che ai documenti di tutta la vicenda, se, come alcuni dicono, questo fosse stato solamente il gesto solitario di un pazzo. Hitler era a conoscenza di questo volo o no? Sappiamo che Wallis Simpson per un certo periodo, qualche mese, fu l'amante di von Ribbentrop, quindi il ministro degli esteri, e facesse la spia per i nazisti. Quindi in questo caso potrebbe essere, alcuni dicono di sì, che Hitler sapesse e anzi avesse in qualche maniera favorito il volo. Sappiamo che Hitler, quando all'indomani, la mattina stessa del volo di Hess, quando appena seppe di questo volo, rintracciò gli astrologi. Noi sappiamo che sia Hitler, Himmler e vari altri non facevano un passo senza il loro oroscopo personale, rintracciò gli astrologi che avevano previsto questo viaggio a Hess, gliel'avevano fatto vedere e li punì severamente. Quindi in questa maniera, in questo caso potremmo dire che Hitler forse in questo caso non sapeva. Ma rimane un mistero.
Una curiosità, come sappiamo Hess muore a 93 anni il 17 agosto del 1987 nel carcere di Spandau a Berlino. Ufficialmente si è trattato di suicidio, ma molti credono ad un omicidio. La cosa strana però è che qualunque sia stata la causa della morte del delfino di Hitler ed ex membro della Thule, il 17 agosto ricorreva proprio l'anniversario della fondazione della società di Thule, nata quello stesso giorno nel 1918. Pur facendo parte della Thule, Hess non entrò mai nelle SS. Invece alle SS fu dato ordine da parte di Himmler di creare l'unità spirituale degli ariani. Come? Seguendo due strade. La prima era lo sterminio degli ebrei, proprio perché questo antico popolo aveva delle conoscenze esoteriche, basti pensare alla Cabala, che potevano interferire nel progetto dei nazisti, quello di conquistare il mondo. E il secondo punto era appunto cercare di conquistare il mondo con delle cerimonie esoteriche che si svolgevano qui, in questo castello. Non a caso questo castello ha la forma di una punta di una lancia, proprio come la lancia di Longino. Allora conosciamo meglio la lancia di Longino e vediamo quali sono le connessioni. La lancia di Longino non significava solo potenza. Secondo alcuni studiosi, il complesso di Wewelsburg richiama la forma di una lancia perché concepito come un tempio, orientato verso nord dove era la mitica Thule, l'originaria terra degli Ariani. Simbolicamente, la lancia che aveva trafitto Gesù poteva, attraverso il contatto col puro sangue del Messia, mettere l'élite delle SS in contatto con lo spirito profondo del mondo germanico. Uno spirito che dal glaciale nord avrebbe dato al Terzo Reich il dominio assoluto sognato dagli uomini di Himmler. Nel marzo 1938 l'austriaco Adolf Hitler, divenuto cancelliere del Reich tedesco, annette l'Austria alla Germania. Al tempo stesso a Vienna prende la lancia di Longino, che è nella capitale austriaca dal 1912, e la fa portare a Norimberga, coronando così un sogno oculato fin dalla gioventù. Quella che per la tradizione è stata la lancia con cui il centurione Gaio Cassio Longino aveva trafitto il costato di Gesù sulla croce, è stata per secoli in mano agli uomini più potenti della terra. Gli imperatori Costantino, Teodosio, Giustiniano, i re barbari Alarico e Teodorico, i re di Francia Carlo Martello e Carlo Magno, Federico II Barbarossa, Napoleone. Il fatto di essere entrata in contatto col corpo di Cristo farebbe della lancia di Longino una reliquia seconda per importanza solo al Santo Graal. Hitler volle che a Norimberga venisse custodita nella chiesa di Santa Caterina e guardata a vista da un reparto scelto di SS. Ma tutto questo non salvò il nazismo dalla catástrofe. La battaglia di Berlino nell'aprile del 1945 si verificò anche un fatto che vi vogliamo raccontare per capire ancora meglio alcuni legami tra nazismo ed esoterismo. Hitler si era suicidato pochi minuti prima nel suo bunker nel centro di Berlino e un gruppo di soldati russi si accorge che poco lontano un reparto delle SS, attenzione, non formato da tedeschi ma da tibetani, si era suicidato in maniera rituale. E tutto questo, secondo alcuni, nell'esatto momento in cui gli americani a Norimberga entravano in possesso della lancia di Longino. Abbiamo ripercorso con questo servizio la lucida follia del nazismo. Quante volte abbiamo sentito dire di esperimenti che venivano fatti anche su persone vive all'interno dei campi di concentramento, esperimenti medici, esperimenti anche molto crudeli. È appena arrivata una notizia che ci fa scoprire anche dell'altro.
Pensate, sono stati trovati dei corpi di soldati tedeschi ai quali probabilmente da vivi furono trapanate le tempie. Alcuni di questi corpi hanno addirittura la colonna vertebrale, la spina dorsale tagliata a metà ed altri sono stati decapitati. Sembra quindi siano stati sottoposti a incredibili torture anche da vivi. Ma perché tutto questo? Vi ricordate la setta segreta Ahnenerbe? Ne abbiamo parlato. Probabilmente, secondo alcuni esperti, questi esperimenti servivano anche sui tedeschi, anche sui soldati tedeschi, per la ricerca spasmodica, folle, del raggiungimento di una razza ariana perfetta. È arrivato il momento di cambiare pagina e di dare la parola a Stefania. E ora le notizie dal mondo Voyager. Né il Sacro Graal né pergamene dalle portentose rivelazioni. Sotto il pavimento dell'abbazia di Rennes-le-Château, il curato Saunier avrebbe invece scoperto la cripta dei signori, il luogo dove venivano sepolti i feudatari della regione. Sul primo numero in edicola della rivista Voyager, nuove ipotesi sul caso di Rennes-le-Château. Sarà riesumato il corpo di Cristoforo Colombo sepolto a Santo Domingo. L'esame del DNA si spera chiarisca il mistero sulla tomba del navigatore genovese, la cui locazione è attualmente contesa tra Santo Domingo e Siviglia. Esiste anche la possibilità che entrambe le tombe siano dei falsi. Dalla Svizzera al Gran Sasso viaggiando sottoterra, il tutto in 2 millisecondi e mezzo. Sarà un neutrino a compiere l'incredibile viaggio. La particella sparata dall'acceleratore del CERN di Ginevra percorrerà il sottosuolo italiano per oltre 700 km. In attesa dell'esperimento, le telecamere di Ragazzi c'è Voyager, in onda sabato prossimo alle 18:35 su Rai 2, entreranno nei laboratori del Gran Sasso. Abbiamo sempre creduto che streghe, stregoni ed eretici siano stati bruciati a milioni sui roghi eretti per secoli dalla Santa Inquisizione. Oggi nuovi studi ci portano a rivedere i contorni di quella immane tragedia. Siamo andati a Roma a vedere di cosa si tratta. Vittime a centinaia di migliaia, torture, roghi, terrore, secoli e secoli di persecuzioni e intolleranza in nome della religione. In una sola parola, Inquisizione. Ma le cose sono andate veramente così? Questa sera vi sveleremo delle verità inaspettate. La Santa Inquisizione gode di pessima fama anche perché ha colpito personaggi illustri, considerati campioni del libero pensiero. Galileo Galilei, ad esempio, che fu costretto a ritrattare le sue teorie astronomiche, mentre il filosofo Giordano Bruno, che non volle mai scendere a compromessi, finì come eretico sul rogo, proprio qui a Campo dei Fiori, a Roma, dove ancora oggi una statua lo ricorda. Ma furono davvero così tante le streghe, i maghi e gli eretici che fecero la fine di Giordano Bruno? A morire sul rogo? Qualche anno fa Papa Giovanni Paolo II ha chiesto pubblicamente scusa per gli eccessi dell'Inquisizione. Lo ha fatto dopo aver convocato un simposio di studiosi di tutto il mondo incaricati di studiare una volta per tutte la vera storia della terribile Inquisizione. E recentemente, con la pubblicazione degli atti di quel convegno, sono arrivate alcune sorprese. Insomma, l'Inquisizione forse non era stata così terribile come si è sempre creduto. I risultati che emersero erano noti agli specialisti, ma forse sono risultati novità per il grande pubblico. In particolare per quanto riguarda l'epoca moderna, gran parte delle cifre che erano finora circolate sono state ridimensionate. Ma naturalmente il problema di fondo non consiste nelle dati quantitativi, ma nella natura stessa dell'istituzione, che si basava
sulla coercizione in materie che noi consideriamo espressioni della libertà di coscienza. L'Inquisizione vera e propria nasce nel 1233, anno in cui Papa Gregorio IX incarica i domenicani di contrastare le varie eresie presenti all'epoca. A far decidere il Papa fu uno dei più celebrati sovrani del Medioevo, Federico II di Svevia, che benché scomunicato più volte e perennemente in lotta col Papa, fu il primo a mandare a rogo gli eretici. Il sospetto che Federico II sfruttasse la scusa dell'eresia per appropriarsi dei beni delle vittime indusse Gregorio IX a ordinare che gli imputati fossero sottratti alla giustizia civile a favore dell'Inquisizione, solo tribunale legittimato a giudicare in materia di fede. Iniziava così una vicenda lunga 6 secoli. Infatti l'Inquisizione ha operato formalmente fino alla prima metà del 1800 e oggi, con fini e soprattutto con modi molto diversi, è stata sostituita dalla Congregazione per la dottrina della fede. Ma la sede è ancora quella. Secondo gli studiosi di orientamento cattolico, la grande distanza tra la realtà storica dell'Inquisizione e la sua leggenda nera ha una precisa origine: il pregiudizio anticattolico della cultura illuminista di fine Settecento. Fu infatti alla vigilia della Rivoluzione francese che iniziò a prendere piede la polemica contro l'Inquisizione, una polemica che poi divampò nel secolo successivo con libelli e romanzi. L'Inquisizione è stata oggetto di polemiche anche prima della Rivoluzione francese. Va però rilevato che sebbene si trattasse di un tribunale speciale che seguiva modalità diverse da quelle degli altri tribunali, in particolare non veniva comunicato all'imputato il nome dei testimoni, per altri versi, con l'evolversi dei tempi, le procedure inquisitoriali garantirono meglio la posizione dell'imputato. In particolare egli aveva diritto ad un avvocato difensore, eventualmente nel caso in cui non fosse in grado di pagarlo doveva essere un avvocato d'ufficio pagato dal tribunale stesso, aveva anche il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica superiore e soprattutto la sentenza veniva emessa dall'inquisitore affiancato dal vescovo locale e consigliato da consultori. In un certo senso quindi l'Inquisizione emetteva sentenze formulate da un collegio giudicante e ciò è una novità rispetto alle procedure in vigore ancora nel Settecento. Insomma, gli studi più recenti ci danno dell'operato dell'Inquisizione un quadro meno drammatico di quanto comunemente si crede e le fredde cifre ci possono far capire molto bene come può essere andata. L'Inquisizione spagnola celebrò circa 125.000 processi con meno di 1.300 condanne a morte, vale a dire l'1% degli imputati. Anche sul fronte delle streghe i dati andrebbero rivisti. Tra la metà del 400 e la fine del 600, le persone giustiziate in Europa, perché accusate di essere streghe o stregoni, oscilla tra le 45.000 e le 60.000. Tanti, ma molto meno dei milioni di cui si è parlato. E comunque quelle vittime andrebbero imputate non solo all'Inquisizione cattolica, ma anche a quella protestante e a quella civile, attivissime nei paesi dell'Europa del Nord. Il tutto in un periodo storico dove la considerazione della vita umana doveva ancora fare dei grandi passi in avanti. Dati che sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi, ma c'è chi pensa che l'Inquisizione sia stata davvero terribile e sanguinaria. Non si può assolutamente sapere il numero esatto dei morti causati dall'Inquisizione. Non si può sapere perché intanto la gente terrorizzata, esasperata, spesso e volentieri in Italia, in Spagna, in Portogallo, assaltava i tribunali dell'Inquisizione e distruggeva tutta la documentazione. Non solo, quando è venuto Napoleone Bonaparte ha preso una parte di
tutta la documentazione degli archivi e se li è portati in Francia, e una parte purtroppo è andata distrutta, ma la Chiesa ha fatto di tutto per cancellarli e distruggerli. Vorrei soltanto consigliare chi può pensare che c'è una esagerazione, di acquistare gli atti del simposio pubblicato pochi mesi fa dal Vaticano, dalla Biblioteca Vaticana. È stato proprio lì l'articolo che ha pubblicato il manifesto che ho scritto io, non ho fatto altro che riportare dei fatti salienti di questo librone pubblicato dal Vaticano. Basta soltanto leggerlo con attenzione, avendo una visione chiara di tutto quello che è successo. Quindi il fatto che non siano stati 9 milioni di morti sui roghi, ma soltanto eventualmente 500.000 o 1 milione è un fatto irrilevante. Il clima che si respirò per oltre 6 secoli in mezzo mondo fu quello del terrore. La differenza tra quello che ci dice la documentazione e quanto comunemente si immagina è a tratti abnorme. Per gli storici, in Spagna, Portogallo e Italia, i 3 paesi cattolici per eccellenza, finirono sul rogo, nel corso dei secoli, 100 streghe, infinitamente meno di quelle vittime dei tribunali civili, ai quali va attribuito il grosso delle pene capitali. C'è chi invece sottolinea che molti imputati chiedevano di essere giudicati dai tribunali ecclesiastici perché meno severi di quelli civili. Alcuni studiosi invece ricordano che quando in Spagna nell'Ottocento si decise di abolire l'Inquisizione, ci furono petizioni di massa per la revoca del provvedimento. Incredibilmente la gente voleva che l'istituzione restasse in vigore. Il decreto di abolizione dell'Inquisizione spagnola non solo prevedeva l'abolizione appunto del tribunale, ma anche la distruzione di tutti gli archivi. In effetti una parte dell'opinione pubblica non era favorevole a questo provvedimento perché riteneva che vi dovesse essere una istituzione che continuasse a difendere la purezza della fede, quindi a reprimere le eresie e le deviazioni dottrinali. Comunque la si voglia vedere, probabilmente una correzione del giudizio sull'oscurantismo e sui metodi della Chiesa Cattolica del tempo va messa in conto, se non altro per episodi come quello con cui si chiude questa inchiesta. L'Inquisizione promosse in vari paesi vere e proprie crociate contro gli eretici come gli albigesi o i catari. Della lotta contro gli albigesi si racconta un celebre aneddoto relativo al massacro degli abitanti di Vézières in Francia. A chi gli chiedeva come distinguere tra gli abitanti, tra chi era eretico e chi invece un buon cristiano, il legato pontificio avrebbe risposto: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Gli storici hanno poi appurato che a Béziers non c'erano albigesi, che nessuna crociata era mai passata da quelle parti, dove tra l'altro non risulta la presenza di legati pontifici. Però la città venne realmente messa a ferro e fuoco, ma la cosa accadde nel quadro di una guerra feudale tra famiglie locali. Almeno in questo caso nessuno deve chiedere scusa. Abbiamo un paio di mail da leggere in questo momento. La prima è di un gruppo di volontari di una frazione di Acqua Negra, più precisamente a Mosio Mantovano, e l'altra è quella di Anna da Perugia. Entrambi ci chiedono la possibilità di parlare dei catari e del mistero di Rennes-le-Château legato al Graal. Mi riferisco specialmente ad Anna, che dice di non essersi mai persa una sola puntata di Voyager. Allora Anna, non perderti neanche le prossime, perché tra 2 settimane, questo è il nostro progetto, sperando di non dover cambiare in corsa le scalette, riparleremo di Rennes-le-Château con delle novità assolute, con un documento esclusivo e con delle testimonianze che hanno stupito anche noi quando siamo riusciti a rintracciarle. Adesso è arrivato un momento importante, molti lo stanno aspettando, la prova definitiva di Lodi, di Vincenzo Lodi, l'uomo che riusciva a squagliare solo con le imposizioni
l'imposizione delle mani, le uova, nel laboratorio del CICAP di Pavia. Se la prova questa sera venisse superata, Lodi partirebbe per gli Stati Uniti per conquistare il famoso premio da $1 milione. Siamo qui con il dottor Garlaschelli che ci accompagnerà insieme ad altri esperti del CICAP attraverso questo nuovo esperimento, però questa volta fatto a casa vostra, siamo ospiti vostri questa volta. Allora, come verrà svolto l'esperimento in questo momento? Abbiamo messo a punto alcune differenze rispetto alla prima volta. Per esempio, rompendo un uovo in un piatto si vede che c'è una parte di albume già liquida, che quindi verrà aspirata via, lasciando solo la parte gelatinosa, che è quella che dovrebbe poi liquefarsi. Anche perché, voglio ricordarlo per chi non avesse visto la scorsa settimana la riproposizione dell'esperimento, il signor Lodi sarebbe in grado, solo con l'imposizione delle mani, di rendere liquida la parte dell'albume dell'uovo. Quindi se già esiste una parte liquida viene tolta per fare in modo che solo quella più solida possa eventualmente essere modificata. Ecco, l'altro punto è il giudizio, cioè la valutazione dei risultati. Allora avremo 3 giudici, anziché 2 come la volta scorsa, che agiranno uno dopo l'altro, singolarmente, e non dovranno esaminare 10 uova tutte insieme, ma per non confondersi gli verranno presentate, al di là di uno schermo, diciamo, 2 uova alla volta, e loro ogni volta dovranno scartare quella non liquida. E questi 3 giudici non si vedranno mai, e non sarà presente neanche il signor Lodi. Quindi saranno giudizi separati. Saranno giudizi completamente indipendenti. In questo modo dovremmo avere, con 3 giudici su 10 uova ogni giudice, una probabilità su 1000 di avere un risultato positivo dovuto al caso. E quindi, mentre nello scorso esperimento che abbiamo fatto in studio c'era una possibilità su 100, adesso diventano 1 su 1000. Allora, signor Lodi, questo è un uovo preso tra 10 uova di caratteristiche simili. Sopra l'uovo. Ok. Qua abbiamo queste bacchette dove lei potrà appoggiare la mano. E buon lavoro. Grazie, adesso comincio. Queste buste sono tutte uguali e tutte bianche perché è stato scritto con un particolare inchiostro all'interno della busta
dell'uovo giusto c'è un altro cartoncino chiuso tra due strati neri in modo che non si possa vedere in trasparenza, dove ci sono le firme per confermare che quello e solo quello è l'uovo. Basta. Se è riuscito bene, se no... Piano se no lo roviniamo. Allora, adesso lo portiamo di là. Morobutti, siamo arrivati al momento della verità. Lei ha in mano le 3 risposte dei 3 giudici. Questa è la busta del giudice numero 1 che ha dato una risposta e il giudice numero 1 ci ha detto che a suo giudizio ci sono 2 uova che hanno la stessa fluidità, non una ma ce ne sono 2 che sono equivalenti, l'uovo A e l'uovo E. Andiamo con il secondo giudice. Il secondo giudice, abbiamo qua il cartellino, ci ha detto che l'uovo più fluido è l'uovo F. Si mette male, signor Lodi. Andiamo avanti. E il giudice numero 3, che ha esaminato per ultimo, ha detto che secondo lui l'uovo più fluido è il numero E. È l'uovo E. Adesso vediamo qual è la verità, qual è il vero uovo trattato dal signor Lodi. Questa è la lettera C, come Catania. È questa, è questa. Io vi ringrazio per l'attenzione, la cortesia e la preparazione che avete messo in tutto quello, in questa verifica, in tutto quello che abbiamo fatto insieme, ma vi dico anche che già dalla prossima settimana si comincerà di nuovo a cercare di trovare un esperimento paranormale. Il CICAP ha già dato la sua disponibilità nel verificare quello che noi riusciremo a trovare. Le vostre domande sono moltissime, esamineremo insieme questi fenomeni. È il momento adesso di cambiare pagina e di passare la linea a Stefania, perché naturalmente Voyager continua. Sì, Roberto, grazie. Ecco infatti i libri che vi consigliamo per questa settimana. Giorgio Galli, Hitler e il nazismo magico. Come spiegare le decisioni di Adolf Hitler. Era semplicemente un pazzo oppure il nazismo aveva una cultura esoterica del tutto estranea al pensiero razionalistico scientifico? Secondo libro, Hitler e la lancia del destino di Trevor Ravenscroft. Ecco la storia, la lunga storia della reliquia identificata con la lancia del legionario Longino, l'uomo che trafisse il costato di Cristo. Una vicenda che va dall'impero romano fino al crepuscolo del Terzo Reich. E per chiudere questa sera il nostro momento dedicato ai libri, ecco il terzo libro che vi proponiamo, di Giovanni Romeo,
l'Inquisizione nell'Italia moderna. I tribunali dell'Inquisizione operarono per circa 250 anni. Quanto ha inciso questa forma di controllo sociale nella mentalità della popolazione? E qual è l'eredità di questa istituzione che presenta ancora lati sconosciuti? Adesso non andate via perché è il momento, come sempre, della mappa dei siti internet utili per approfondire ancora di più i temi di questa puntata. www.storiaventunesimo-secolo.it, un portale di storia che dedica un'ampia sezione ai rapporti tra nazismo e magia. www.cosestrane.it, tutto ciò che c'è di strano e misterioso nel mondo in un unico sito, compreso naturalmente il nazismo esoterico. www.acam.it. Tra i tanti misteri indagati da questa associazione culturale non poteva mancare la storia della lancia di Longino. www.giordanobruno.info, la biografia del filosofo Giordano Bruno, una delle più illustri vittime dell'Inquisizione. www.cattolico.it, un sito che offre nella sua sezione dedicata alla controstoria una vasta documentazione sulla realtà dell'Inquisizione. Qualche secondo per le anticipazioni e per delle notizie che speriamo possano esservi utili. Stefania. Termina qui il nostro viaggio per questa sera, ma l'avventura continua sempre sul nostro sito internet www.voyager.rai.it. Troverete come sempre i testi, le notizie e i libri che vi abbiamo segnalato anche per questa puntata. Noi vi aspettiamo qui per la prossima settimana alla stessa ora sulla stessa rete. E la prossima settimana parleremo di qualcosa di veramente incredibile. Siamo stati in prima persona in Messico, nel piccolo stato di Morelos, un luogo dove c'è la massima concentrazione di avvistamenti UFO. A questo punto manca solo la buonanotte. Buonanotte.